Ciao a tutti, in questo video vedremo la nuova funzione di ricerca avanzata di contenuti all'interno dei nostri media in Premiere. Tra le novità della versione 2025 troviamo una nuova funzione di ricerca molto interessante che si basa sull'analisi del contenuto di quelli che sono i nostri video all'interno della libreria progetto e che utilizza l'intelligenza artificiale per permetterci di fare una ricerca molto avanzata che si basa proprio su quello che si trova all'interno dei nostri contenuti. Questa funzione è in questo momento in beta e per provarla quindi è necessario scaricare l'ultima versione aggiornata di Premiere Pro Beta. Una volta fatto troveremo questa nuova funzione in alto a destra con una icona dedicata Search Panel che è possibile cliccare per mostrare appunto questa nuova funzione. A differenza della ricerca normale che troviamo nel pannello classico dove possiamo cercare fondamentalmente in base al nome del file, in questo caso abbiamo diverse opzioni. Infatti c'è un menu a tendina che ci permette di selezionare tra contenuti visuali, quindi analizzare quello che è il contenuto visivo del video, testo, quindi quello che viene pronunciato all'interno del video, i metadata, oppure fare una ricerca globale. Partiamo da una ricerca globale. Nel mio caso ho inserito tutta una serie di video di diversa natura, per lo più molto diversi fra di loro, ma anche dei video già montati ed esportati, quindi più lunghi con tante inquadrature dentro e con dell'audio. Proviamo a fare una ricerca dandogli diverse tipologie indicazioni. Partiamo da qualcosa di più generico, possiamo farlo in italiano o in inglese e la ricerca funziona ugualmente. Scriviamo donna e vediamo che vengono filtrati i nostri contenuti mostrandoci tutte le inquadrature che effettivamente sono categorizzate, vengono identificate comunque una persona, una ragazza, una donna, eccetera. Proviamo a mettere un oggetto come una macchina, per esempio. Tra l'altro non ricordo esattamente che footage ho messo perché ce ne sono diversi e già possiamo notare come venga effettivamente identificata la macchina anche nel caso in cui sia leggermente tagliata dall'inquadratura o addirittura ci sia solo una porzione, come in questo caso un close-up dell'automobile, quindi della maniglia della portiera. Vediamo se ci sono riprese con degli animali. Esatto, ho messo animale generico e vedete che viene identificato, ci sono gatti, cani, uccelli, eccetera. Andiamo nello specifico. Ecco, questo per esempio non lo trova, vediamo in inglese bird invece lo trova, quindi evidentemente devono ancora ottimizzarlo per tutte le lingue. Proviamo a fare qualcosa di più generico, quindi invece che dare una specifica mettiamo spiaggia. Vediamo se c'è qualcosa, effettivamente viene identificata, non è esattamente una spiaggia ma comunque una ripresa sul mare e quindi ha assolutamente senso. Proviamo a mettere albero che sicuramente è all'interno delle nostre riprese o forse no, non viene identificato. Ecco, anche in questo caso se metto tree invece di albero funziona un po' meglio. Effettivamente non ho molte riprese, anzi non ce n'è praticamente nessuna con alberi, però in inglese ha qualche chance in più in questo momento di essere identificato. Tra l'altro notiamo che questi sono footage, quindi sono già singole immagini molto corte e lo identifica anche in caso di footage grafici come in questo caso, ma la cosa interessante è che questo è un estratto di un video montato di circa 5 minuti, quindi c'è proprio un'analisi delle singole inquadrature e questa cosa è molto interessante. L'altra cosa interessante è che noi possiamo anche dargli indicazioni del tipo di inquadratura, non per forza del contenuto. Quindi ad esempio se io scrivessi close up, vediamo che effettivamente vengono selezionati soltanto i close-up di varia natura, di vario tipo, presenti all'interno della libreria. Stessa cosa se volessi una ripresa da drone, vediamo se in italiano, esatto, viene, che poi drone si scrive uguale, quindi viene identificato tranquillamente ed effettivamente abbiamo riprese di diverso tipo, tutte effettuate da drone. Possiamo invece mettere un wide, effettivamente abbiamo questa ripresa panoramica. Dicevamo che identifica vari elementi compresi quelli grafici, quindi se io metto grafica effettivamente vedete che sono video che in qualche modo hanno degli elementi, delle transizioni, delle sovrapposizioni grafiche. Non solo, io so esserci da qualche parte un'immagine con il thumbs up classico dei social, quindi proviamo a mettere un like ed effettivamente
subito mi viene, tra l'altro mi trova sia la grafica like in diversi formati, sia una persona che fa il pollice in su, quindi da questo punto di vista, pur essendo ancora in beta, funziona davvero molto molto bene, e in questo caso stiamo filtrando, diciamo, senza dargli delle indicazioni specifiche. Ovviamente c'è la possibilità anche di selezionare quello che viene anche pronunciato, quindi se noi proviamo a mettere Toscana, che so esserci in quanto appunto c'è questo videovlog già montato proprio a te, girato proprio in Toscana, quindi vedete che trova assolutamente i footage, però vedete che abbiamo anche text e metadata, quindi chiaramente lui trova Toscana anche nel titolo perché è stato effettivamente nominato correttamente il file, ma se io metto una parola un pochettino più specifica e vado sotto, vedete che mi viene anche evidenziato il testo che viene pronunciato, quindi abbiamo la parte visuale qui in alto, la parte invece testuale o audio qui in basso ogni volta che questa parola è stata pronunciata, e mi porta esattamente in quel punto del video. Se ci serve solo andare direttamente a selezionare il testo e non ci interessa la parte visuale perché stiamo cercando qualcosa che è stato pronunciato, ovviamente possiamo filtrare per solo testo, e quindi facciamo un po' di prova, vediamo. Viaggio, appunto, viene identificato, insomma tutte le parole che sono state pronunciate. Ecco qua. Per far funzionare ovviamente la ricerca dell'audio testuale è necessario che venga trascritto, analizzata prima la trascrizione del video, quindi se non vi funziona dovete andare su un singolo footage o anche cliccarne, diciamo, un insieme, e col tasto destro fare il transcribe, quindi vi verrà chiesta la lingua e partirà la trascrizione in background. Dopo la trascrizione ovviamente non ci sarà più problema e tutto verrà automaticamente analizzato. Potete anche controllare nel momento in cui aprite un progetto nuovo o state importando nuovo materiale, in questa finestra l'analisi, vedete che c'è Media Intelligence Analysis, che nel mio caso è completata, e questa è l'analisi che viene fatta in background di tutto il materiale. Quindi se è un progetto nuovo, avete importato moltissimo materiale, potrebbe anche essere che non filtri immediatamente tutto perché l'analisi è ancora da completare, ma potete andarla a controllare qui. Quindi questo era un piccolo aggiornamento ma molto importante, perché è una di quelle funzioni che facilita moltissimo il lavoro ogni volta che abbiamo progetti molto grandi con tantissimo materiale e dobbiamo andare a cercare qualcosa all'interno. Quindi sicuramente non vedo l'ora di vederlo integrato ufficialmente ed eventualmente anche con gli aggiornamenti che ci saranno. Fatemi sapere come al solito se il video vi è piaciuto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo tutorial.